Ciao a tutti amici dei Fenici, oggi venite con me e vi faccio vedere uno dei tantissimi modi in cui io mi alleno. Ovviamente non essendo io un istruttore vi dico già che sono metodi personalizzati, cioè che per me funzionano, studiati su di me, da me stesso, senza nessun tipo di certificato o niente che attesti appunto che io posso farlo per gli altri. Quindi sono cose che faccio io per me, che valgono per me e che funzionano per me. Cosa faremo? Tireremo a questa rotoballa qui da varie distanze partendo da 10 metri fino ad arrivare a circa 60 metri. Dai 10 ai 30 mirerò a questo pin qui e cercherò di andarci il più vicino possibile, mentre quando andrò dai 40 in su metterò un pezzo di polistirolo e cercherò di fare dei tiri dritti che prendano almeno la sagoma del polistirolo. Ovviamente tutto questo ha un senso, il senso è 1. Tirare dritto, la freccia deve andare sempre dritta, non deve andare né a destra né a sinistra. Questo nelle gare aiuterà tantissimo appunto quando i tiri saranno distanti, comunque avrò una sicurezza in più e non sarò preoccupato della direzione che prenderà la freccia una volta che appunto viene scoccata. 2. Da vicino invece sarà l'obiettivo metterle più vicino possibile al pin senza magari romperlo. In questo modo appunto quando andrò a mirare sullo spot, super spot o questo, avrò almeno un po' di sicurezza mentale del fatto che io a casa ci riesco e quindi perché non riuscirci anche in gara. Quindi venite con me, partiamo da 10 metri e vediamo cosa succede. Ovviamente ci assisterà anche il magico Pooh, la Lilly, e prendiamo l'arco che è qui impiccato perché ha fatto il cattivo nei tiri precedenti. Andiamo. Saranno vole da 3 frecce, queste 3 frecce qui e basta, per non affaticarmi troppo poiché oggi è semplicemente così un modo per allenarmi in tranquillità e vediamo cosa succede. I passi saranno l'unità di misura per i metri, quindi più o meno 10 metri saranno 10 passi e così via. So già qual è la distanza dai 40 metri perché non è la prima volta che faccio questa cosa, però ci affidiamo appunto ai nostri passi. Quindi partiamo da qua e ne facciamo appunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quindi tireremo da qui al pin e voi verrete sulla mia testa. A tra poco. Allora, partiamo subito dai 10 metri famosi e andiamo con le prime 3. Una, diciamo che è andata benissimo. 2, un po' meno bene di quella di prima, però non ci lamentiamo, sarebbe stato sicuramente un super spot. E 3, questa è andata male. Ora venite a vedere che succede. Come vedete la prima è andata perfettamente, la seconda sarebbe stato un super spot più o meno e la terza sarebbe stato uno spot, però il risultato non è dei migliori. Ora, partendo dai 10 metri di prima, andiamo a spostarci a 20 metri. Benvenuti nel regno dei 20 metri, siamo a 20 metri e facciamo la stessa identica cosa. E vai, col liscio, prima freccia. Prima freccia direi è andata anche questa molto bene. Seconda freccia bene ma non benissimo. Terza freccia malissimo, quindi penso che sia la freccia perché questa va alta quasi sempre, quindi se è la freccia adesso la cambiamo. Questo è il risultato appunto dai 20 metri. Questa sarebbe stato più o meno uno spot, questo forse super o spot a seconda della grandezza dell'animale e questa invece è andata una assurda e andrà spezzata il prima possibile. Quindi adesso facciamo il funerale a questa freccia di del cazzo bastarda e andiamo avanti così. Ok ragazzi, ci siamo messi a 15 metri dai 10 che eravamo. Questa è andata decentemente. Questa più o meno c'era. E questa perfetta, buonissima, decente, buona. E così via. Sono tornato dai 20 metri, ho cambiato la freccia incriminata e adesso vediamo se va meglio o se va peggio. Sicuramente andrà meglio poiché so benissimo che era la freccia e non io il problema. Quindi 20 metri, continuiamo a tirare e vediamo se migliora o se peggiora o se va o se piti 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 piti. Nel frattempo, ringraziando Dio, il sole è andato dietro le nuvole, ma almeno vedo qualcosa.
leggermente meno bene, però almeno non c'è più la freccia che va alta. Comunque sarebbero state più o meno tutte e tre a spot. Continuiamo, 25 metri. Ok, sto andando a 25 metri, che è esattamente tra quella coccia e quell'albero. Eccoci qui. E vediamo cosa accade. Tra poco rispunterà il sole e quindi ricominceremo a non vedere nulla. Eccolo infatti. Perfetto. Perfetto. Quando vai al sole che vedi meglio è tutto un altro mondo. Cheat. Andiamo a vedere cosa è successo e poi passiamo ai 30 metri. Come vedete, due tiri perfetti, praticamente leggermente a destra, ma non ci lamentiamo. E questo è andato basso, però potrebbe essere anche la freccia, quindi adesso la isoliamo e ce ne andiamo a 35 metri. A 30 metri, scusate, sono ritardato oggi. Allora, qui era 25, qua esattamente al centro, quindi contiamo 5. 1, 2, 3, 4 e 5. A questa pianta siamo ai 30. Ovviamente adesso c'è il sole e quindi nel frattempo c'è un po' di massacro di animali. In realtà sono solo i cacciatori che qua spopolano. E andiamo avanti, lasciamo perdere le canizze. Non so minimamente dove è andata. Vai con la seconda. Sì, la incocchiamo bene. Anche questa non so dove sia andata. E vai con la terza. Questa male l'ho vista. Il problema è che mi costringe a tenere la testa piegata a sto sole, perché altrimenti non vedo niente. Io non sono abituato con la testa piegata, però almeno sarò allenato quando in gara ci saranno dei tiri col sole in faccia. Questa è la cosa sicuramente valida di questo progetto. Beh, come vedete, due frecce perfette. Assurdo, mentre questa l'avevo vista che era andata una merda e verrà frustata per questo. Ora ci spostiamo ai 35 metri e continuiamo a tirare al pin e vediamo cosa succede, anche se ripeto non vedo una ricca però magari andrà meglio, non lo so. Sono costretto a tenere la testa tutta piegata per ovviare al sole. Allora, qui erano i 30, quindi facciamo 5 passi lunghi. 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi siamo circa a metà tra queste due piante. E adesso ritiriamo sempre al nostro amico. Si vede sempre meno, amici. Mi dispiace per il controsole, ma oggi è così. E vediamo cosa accade. Yes! Bentornati sulla mia testa di c***o. E ora si continua. 35 metri e vedo sempre meno. Mi sembra bassa, non lo so, però proprio non la vedo. Questa mi sembra una merda. Volano anche a cazzo tra l'altro oggi. Andiamo a vedere com'è andata. Ovviamente questo sole non aiuta. La prossima volta magari sposterò la rotoballa e la metteremo su punti che consentano di vedere un po' meglio quello che accade. E intanto adesso vediamo cosa ho combinato e poi ci arrangiamo, magari da 35 la rifacciamo la serie. Come pensavo la direzione è perfetta, a parte questa, ma l'altezza proprio non ci siamo, quindi da 35 rifacciamo sicuramente, cercando appunto di ovviare al problema del sole, che è un handicap enorme. Cercherò di stare dritto con la testa, nonostante se sto dritto proprio non vedo assolutamente nulla. Allora ci rimettiamo più o meno al centro e andiamo. Mi sa che è andata esattamente sullo stesso punto di prima. Questa non ho idea di dove sia andata. E questa non ho idea di dove sia andata. Andiamo a ridare un'occhiata. Ora velocizzo tutto, almeno non vi rifate tutto il percorso con me. Esattamente come prima questa qui, esattamente come prima questa qui, mentre questa qui direi straperfetto. Come vi dicevo, ora ho piazzato quel pezzo di polistirolo rettangolare, poiché l'obiettivo dai 40, 45, 50, 55 e 60 sarà appunto colpire quello più che un punto fisso. Anche perché comunque, ripeto, non vedo un c***o, e quindi mettere un punto fisso contro sole sarebbe inutile. Quindi questo video probabilmente sarà una merda assurda, però è così. Contiamo 5 passi da dove eravamo prima.
1, 2, 3, 4, 5. Io già avevo il riferimento di questo palo di ferro e so che questo palo sono esattamente 40 metri da dove è situata la rotoballa. E forse adesso che vedo da qua giù ho messo il polistirolo troppo alto, però noi siamo bravi, speriamo, e ci proviamo lo stesso. Venite sulla mia testa di nuovo. Quindi ragazzi, l'obiettivo è colpire il polistirolo e quindi tirare dritto e non a destra e a sinistra, mentre torna il nostro amico bombardiere dell'altro video. Ciao amico bombardiere, ciao! Sicuramente si diverte più lui che io, questo è poco ma è sicuro. Va bene, torniamo a noi. Mi pare sia basso, pare sia basso. Vediamo. Questo no. Pare sia basso. E con questi direi che ci siamo a bomba. Anche dritti i tiri, nonostante siano un po' a destra, sono andati dritti. E ora andiamo da 50. Dal palo facciamo altri 5 passi, andiamo a 45. 1, 2, 3, 4, 5. E qua siamo a 45. E vediamo cosa accade tirando da qui. Ovviamente mi sposterò più verso di qua, perché c'è la pianta davanti che rompe i c***i. È vero? Quindi andiamo da 45 metri. Oh, prima freccia bassa ma c'è sul polistirolo, amici. Seconda freccia pienamente sul polistirolo. E terza freccia pienamente sul polistirolo, ragazzi. 45 metri, passiamo direttamente ai 50 perché altrimenti viene in video dei 60 ore. E invece no, anche perché non credo sia molto divertente. Fatemelo sapere nei commenti se vi piace questo video, questo genere di video. Spero che contro sole si veda qualcosa perché altrimenti sono amari. Poi vi faccio vedere anche una cosa che ho creato la settimana scorsa e che svolterà sicuramente tutto. Polistirolo, polistirolo e polistirolo. L'importante è che la direzione sia esattamente quella, sia perfetta, perfettamente allineata. Andiamo a 50 metri e vediamo cosa accade nel frattempo che recuperiamo il cane scomparso. 50 metri esattamente da questo cartello e andiamo subito con la prima freccia. Inizia a essere veramente tanto, Ho avuto un disguido con la prima batteria della GoPro, quindi mi sarà scaricata semplicemente la prima batteria. Oh, ci siamo in pieno. Seconda freccia. E c'è alla perfezione. Terza e ultima freccia. Ah, per un pelissimo. Comunque 2 su 3, se fosse stato un cervo o qualcosa l'avrei preso 3 volte su 3, nemmeno tanto distanti tra di loro. Quindi adesso vi faccio vedere dov'è e facciamo l'ultima serie secca da 60 metri. Come vedete questo è il gruppo da 50 metri che per un lombo non è affatto male, a parte che con l'ultima non ho preso il polistirolo, cioè cerchiamo di non rompere nulla. E adesso andiamo a 60 metri, quindi ora tiriamo senza tagli. Come va? Va 60 metri, prima freccia. Un pempelo, forse l'ho toccato il polistirolo. Seconda freccia. Terza e ultima. E ora, come vi ho promesso, andiamo a vedere cosa ho combinato. Speriamo di aver fatto un buon risultato. Da 60 metri è molto difficile andarci anche solo vicino, quindi facciamo finta fosse un cervo o orso in cui magari il polistirolo è tutto lo spot o comunque poco ci manca, e vediamo cosa è successo. Con 2 frecce l'avrei preso o sul collo o sul sedere e con una probabilmente sarei andato sotto le gambe. Comunque non mi lamento affatto, poiché con un lombo, un gruppo così a 60 metri tirando da nemmeno 2 anni, perché non sono 2 anni, siccome durante il primo lockdown non mi era passata tutta la voglia, non è affatto male. Ora vi faccio vedere, come detto prima, i 2 dischi nuovi che ho fatto che mi consentiranno di tirarci con le frecce di legno e non più con quelle in carbonio, perché adesso non cadono più rompendosi. Poi ci salutiamo, ragazzi. Praticamente cosa ho fatto? Sono andato
a sfinarli di molto, come vedete ora sono finissimi e leggerissimi, in maniera tale che quando la freccia li colpisce praticamente non cade più col peso del disco, ma appunto svolazza e cade molto molto morbida, cioè in maniera molto leggera. Questo mi consente di tirarci con le frecce di legno e di portare più avanti un video dedicato solo a questo, con le alette flu flu e con le frecce fatte apposta per il tiro al volo, perché adesso userò sempre quelle non flu flu, poiché non ho le alette, molto semplicemente. Quindi facciamo questi 2 tiri al volo e poi ci salutiamo e ci vediamo al nuovo video. Teste di c***o. Come vedete planano e non si rompono le frecce di legno. Le frecce sono sane. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. Ricordatevi di seguirmi se volete su Instagram, lasciate like se il video vi è piaciuto, dislike se non vi è piaciuto e ci vediamo ad un prossimo video. Ovviamente questo è stato un video per farvi vedere come io mi alleno una volta ogni tanto durante i miei allenamenti differenziati. Non è detto, come ho detto anche all'inizio, che sia un metodo giusto, però ha portato la mia media punti sopra i 200 in FIDASC e quindi più o meno ci siamo, no? Per il prossimo video vi annuncio già che sarà una sorpresa mai vista prima su YouTube Italia e sul tiro con l'arco. Vi lascio con l'acquolina in bocca e ci vediamo al prossimo video. Ciao!